E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nell'indomani, nel consueto appuntamento di risposte ai vostri commenti, di discussione un po' di quel che è successo nella gara di ieri e purtroppo anche oggi non sarà una bella analisi perché comunque la partita di ieri ci ha lasciato sicuramente un po' amareggiati per quanto visto, cioè in confronto alle partite precedenti, soprattutto dove comunque ci aveva lasciato ben sperare per il futuro. Eppure insomma anche dai vostri commenti traspare questo senso appunto di amarezza, non saprei veramente come altro definirle, non tanto per il risultato, perché alla fine il risultato è un pareggio e vabbè, a livello di classifica certo non aiuta, ma tanto a livello di prestazione vedo che siete d'accordo più o meno con noi alla fine, perché vi ha lasciato molto perplessi per non dire altro. Comunque, come al solito, prima di cominciare vi chiedo come sempre di lasciare like, di iscrivervi, di commentare dicendo la vostra su tutto quello che diremo. Oggi vi abbiamo dato un lungo spazio, quindi veramente grazie a tutti i commenti, a tutti quelli che hanno commentato, commenti tra l'altro molto lunghi, quindi veramente ci stiamo costruendo una community di gente che argomenta in maniera veramente molto seria, forse anche meglio di noi in certi punti, quindi veramente grazie, ci date modo di commentare in maniera veramente esaustiva e appieno quello che succede da tanti punti di vista, argomenti diversi, quindi veramente grazie a tutti, anche a quelli che non abbiamo inserito, perché veramente il livello qua si alza, quindi è dura inserire tutti. Quindi grazie ancora. Chi vuole può abbonarsi per sostenerci ancora di più, chi non può, grazie lo stesso, basta un like e ci aiuta davvero tanto anche quello. Andiamo direttamente al primo argomento. Credete ancora alla salvezza? Perché è l'argomento principale, fondamentalmente. Di cosa si può parlare altro? Ovviamente parleremo della partita in tanti aspetti, anche sui singoli andremo a commentare, però di fatto questa è la domanda cardine che ci stiamo ponendo tutti in relazione chiaramente al tipo di prestazione messa in campo ieri, che lascia perplessi, amareggiati, delusi. Iniziamo col primo commento di Luca Busato che ha scritto: ancora non è finita, ma credere nella salvezza con questo attacco è abbastanza fantasioso. Alla fine se siamo penultimi è perché non segniamo, abbiamo solo 3 vittorie in casa, non abbiamo vinto nessuna partita contro squadre in lotta per non andare in B e abbiamo commesso un'infinità di errori individuali nella prima metà di campionato. Aggiungiamo che quasi tutto il budget quest'anno è stato speso per giocatori rivelatisi inutili, Sagrado, Ristagno, Yeboah, Fila e Condé. E capiremo che la retrocessione sarebbe ampiamente meritata e quindi un miracolo essere ancora in corsa e per questo non bisogna mollare. Forza Unione, che sia B probabilmente o A. Vado a leggere anche altri commenti, sempre su questo tenore, perché giustamente sono davvero tanti. Per definirci retrocessi aspetterei prima di vedere i risultati col Monza, con cui credo vinceremo, ed Empoli. Al termine di queste 2 giornate possiamo dire quasi con certezza se l'anno prossimo siamo in B. La partita di oggi era da vincere, ma dal punto di vista delle occasioni meritavano loro. Basta pensare al palo e al rigore. Secondo me è scandaloso, non dato a causa della mano di Candé. Speriamo bene. Alessandro Nesi: sulla carta non è finita visto che mancano ancora 2 scontri diretti, però le sensazioni non sono buone. Speravo in un trend positivo soprattutto a livello mentale e di spirito di squadra, invece oggi ho percepito una squadra intimorita e sfiduciata. E ultimo un po' di questa categoria, di questo tenore, scrive Dimma97: oggi ho ufficialmente perso la speranza. Purtroppo la qualità è quella che è, tuttavia da recriminare è anche una totale mancanza di amor proprio, voglia di rivalsa e cattiveria agonistica. Non sono tra quelli che ha sempre tifato per l'esonero dell'allenatore, ma questa partita era già con un piede nella fossa della partenza. Non puoi sminuire questa partita dicendo non è una finale, quando nella realtà dei fatti lo era, senza se e senza ma. Mi viene da pensare che molto probabilmente la squadra non sappia reggere la pressione. Detto ciò, spero vivamente di ricredermi, ma la fortuna aiuta gli audaci e qui di audaci ne vedo pochi. Quindi sì, veramente un senso generalizzato a questo punto di delusione, veramente di delusione, perché di fatto la matematica non dice che siamo retrocessi, assolutamente no, e non siamo qua a dire che è già finita, perché di fatto non lo è. Matematicamente, sì. Però di fronte a prestazioni del genere che purtroppo, bisogna dirlo, contro le nostre rivali per la salvezza si sono ripetute, perché hai sempre fatto super fatica, certo che non hai, da tifoso non hai tutta questa fiducia per il prossimo futuro che ti aspetta, appunto anche contro Monza, così perché cioè, paradossalmente ieri di fronte alle partite precedenti hai giocato molto peggio. Sì, infatti l'atteggiamento che abbiamo visto ieri non era da una finale, comunque da una finale salvezza.
li ho visti molto intimoriti e comunque non erano tranquilli in quello che facevano, non li vedevo sicuri nel giocare. Ma proprio anche come partenza, secondo me, cioè l'hai visto proprio dall'inizio, hai visto un Lecce che è partito a razzo e noi Esatto. in balia di quel che succedeva, cioè con la speranza che non facessero danni nei primi minuti. E bene o male non sono successi, ma il rischio c'è stato. Esatto, comunque una partita, i primi minuti sono fondamentali anche perché all'inizio appunto metti in campo, sei fresco, quindi cerchi di fare il meglio possibile in Ma quel poi momento. conta molto, cioè nei primi minuti conta molto quanto ti ha saputo infondere fiducia all'allenatore. Esatto. E sicuramente, come scriveva nell'ultimo commento, effettivamente lì quella dichiarazione anche a me non è piaciuta. Poi cioè, è una dichiarazione che sento fare da moltissimi allenatori, anche delle big, sentivo dire da Inzaghi, quindi sì, per noi non è fondamentale, ci tengono un po' tutti a dire, ma di fatto lo era, perché comunque perlomeno puoi dire che hai perso una grossa chance per avvicinarti. Poi che non lo meritassi è un'altra roba, però comunque se entravi, se facevi un altro tipo di partita, dovevi giocartela, ma ieri assolutamente no, non l'avremmo neanche meritato di ottenere altro se non un pareggio, che ci è andata anche bene, perché di fatto il Lecce insomma ne è uscito sicuramente meglio. Sì, comunque ieri ci aspettavamo una partita della vita e ho visto anche comunque una difesa che su Candé per esempio, che quelle certezze che avevamo sulla difesa nelle partite precedenti ora cominciano un po' a crollare, diciamo, perché hai visto proprio i punti deboli e comunque ieri era la partita più importante secondo me di almeno questo di questo ritorno. periodo. Quindi non lo so, ho perso un po' le speranze dalla partita di ieri in generale, anche nella difesa appunto che doveva essere un po' sì, il punto cardine. Sì, sono d'accordo, sì, assolutamente. Cioè proprio è la prestazione che ci ha lasciati sì, perplessi, amareggiati, non tanto il risultato in sé. Sì, sicuramente poi anche della difesa è vero, perché di fatto col fatto che non segniamo, sì, ieri l'abbiamo fatto, però grazie all'autogol comunque bravi comunque a entrare con quell'energia nel secondo tempo, è giusto, meritato quel gol, però dico, cioè, se andiamo a perdere poi anche quelle sicurezze difensive che eravamo stati bravi a costruirci in quest'ultima fase di campionato, poi sono veramente problemi, ma devo dire che probabilmente è anche colpa, tra virgolette, di una prestazione generale che ho visto proprio negativa, non solo della difesa, dove al di là di un Candé forse solo Liz si può salvare, perché anche Marcandalli, visto che Scintien non stava bene, purtroppo l'ho visto veramente in difficoltà con Morente dall'altra parte che non gli faceva capire niente. Si vedeva proprio che era in grandissima difficoltà, ieri l'ho visto proprio male. Comunque al di là di questo, una prestazione che di squadra a me non è piaciuta, per quello nel post partita ero deluso, non tanto per il risultato, anche ovviamente, ma proprio perché con quel tipo di prestazione non so cosa possiamo aspettarci dalle prossime, che sono cioè, ai rivali di quella tipologia lì, Lecce, quindi avrai Monza e Empoli, siano su quel livello lì, però se metti in campo prestazioni così contro quel tipo di squadre io parto con più paura rispetto a quanta ne ho quando affronto Atalanta, Lazio e Napoli, ed è assurdo ovviamente, però è così, calma, cioè non meritavano quasi di vincere. Esatto, quello cioè intendo. perché ci ha salvato Radu con quella parata, ci ha salvato la fortuna col palo di Endry, e quindi lì in quell'occasione lì, due occasioni chiare e nette dove potevano tranquillamente vincerla, e quindi anche più occasioni da gol in generale che non hanno sfruttato, una partenza migliore nel primo tempo, come dicevamo, nel secondo siamo partiti meglio noi, ma quella fiamma di ardore, non saprei come definirla, che abbiamo avuto nel secondo tempo, quanto è durata? 5 minuti, il tempo del gol, come l'ha detto Di Francesco anche nel post partita, ci siamo abbassati subito, immediatamente, e invece speravo che andassimo a colpire in quel momento dove magari il Lecce era un po' tramortito. Dura poco quella situazione, però devi farlo. Sì. E invece ci hai tenuto a basta, mi abbasso totalmente e spero di non prenderla. Poi altro fattore sul perché la prestazione non mi è piaciuta, tanti errori da parte praticamente di tutti, anche di gente che non ne fa mai, tipo Esatto. Nicolussi Caviglia, che sì. ieri è stato sì, confuso, ma come tutta la squadra, non do colpe ai singoli, è veramente
tutti fuori fase, c'è anche Kike Perez comunque, c'è chi è meno peggio, ma non è che in questo essere meno peggio comunque è una delle peggiori prestazioni che hanno fatto tutti ieri, perché io non riesco veramente quasi a salvare nessuno. Sì, sicuramente ieri i singoli non hanno colpe, perché è proprio una colpa generale di squadra, di mentalità, di come si sono scesi in campo in generale. All'inizio male, poi si sono un attimo ripresi, ma proprio di gruppo in generale. E questo non porta, a me almeno, non mi porta grandi speranze anche contro il Monza, la prossima partita, che sarà comunque difficile. Se entri in campo come sei entrato con Lecce, poi rischi anche questa di pareggiarlo, di perderla. Perché comunque la mentalità con cui scendi in campo è fondamentale, l'abbiamo visto anche con Vanoli l'anno scorso. E secondo me Di Francesco non porta quella, anche nelle dichiarazioni che ha fatto, non porta quella voglia di portarla quella a casa, grinta, quella grinta, sì. È vero, può essere. Comunque abbiamo fatto 3 vittorie da quello che abbiamo visto, in casa tutte e 3, in questa stagione. L'ultima è avvenuta a dicembre, quindi parecchi mesi fa. La prossima potrebbe essere quella col Monza, però domanda anche a voi. Un commento di questi diceva: col Monza in teoria vinciamo, ma siete così sicuri? Io no, perché di fatto ok, il Monza è la squadra più in difficoltà del campionato e la classifica lo dice, ma di fronte a prestazioni tipo vista quella di ieri, di fronte a prestazioni tipo quella di ieri, siete così sicuri che col Monza stravinciamo? Per me è dura, anche se vincessimo, non lo vinci con scioltezza, devi giocartela bene, ma non la vincerai facile, secondo me, vedendo anche quanto ho visto ieri. Quindi non la metterei così scontata. E poi non è detto che la vinci, tra l'altro, quindi è veramente giocarsela alla morte anche quella. Non sono così sicuro, perché tutti danno per scontato, o tanti perlomeno, vinci col Monza e in realtà poi vai a -2 con Lecce perché il Lecce ha la Juve. Sì, ma tu vinci col Monza. Io non ho sta certezza, capito? Perché io ho visto troppi errori tecnici, troppi errori di lettura da parte anche di gente che non me l'aspettavo, per essere sicuro che invece ok al Penzo, quindi avrai quel fattore casa sicuramente che aiuterà, di dire vinciamo in scioltezza col Monza. Spero, ma secondo me sarà una partita tostissima, perché purtroppo con le nostre dirette rivali, di cui riparleremo anche dopo, facciamo più fatica paradossalmente che con squadre più in alto in classifica. Questo è un po' il nostro DNA quest'anno perlomeno. Comunque qualcuno ha commentato anche sul budget che c'è stato nel mercato sia di quello estivo che anche a gennaio, che comunque è un poco budget, e Antonelli ha dovuto prendere e sostituire i giocatori facendo un po' una scommessa su quello che poteva arrivare, perché neanche lui poteva sapere tanto scouting. Esatto, tanto scouting ha dovuto fare, e questo un po' ci ha penalizzato, perché non ha portato i frutti, perché comunque è una scommessa, appunto, non sai se veramente faranno bene, o perché ci sono tante condizioni, il contesto e tutte queste cose qui che non ti permettono di avere la sicurezza di prendere, se fai scouting appunto, di prendere dei giocatori sicuramente che faranno bene. Sì. E tra questi c'è anche Oristagno, che abbiamo preso all'inizio, anche fatto bene, per dire, poi non so, sta cominciando a calare sempre di più, non riesco proprio a vederlo in campo. Sì, prima parte benissimo, anzi dicevo, questo qua insomma, in estate potremo rivenderlo a chissà quanto, perché comunque ci sarà la fila per prenderlo. Adesso non sono neanche più così convinto, rimangono le qualità tecniche chiaramente, però tante volte a me, non posso dire, mi fa rabbia, ecco, in maniera edulcorata lo dico, perché lettura delle situazioni è veramente troppo, come dire, focalizzato sulla sua giocata, quando dovrebbe guardare le posizioni dei compagni. In tante situazioni non le legge bene, quello intendo come letture sbagliate, e a me fa arrabbiare quello, perché tante volte anche lì occasioni che potrebbero crearsi non si creano perché fai sti errori prima, quindi sì. Si parlava anche di un Sagrado, vabbè, Sagrado forse è neanche inutile parlarne, nel senso, esatto. È desaparecido, non si vede più. Sì, anche ai 300 esterni destri, terzini destri, come vuoi definirli. Sì, ormai da quant'è che non lo vediamo? Da tantissimo, mai visto. Poche apparizioni. Anche Yeboah, per dire, all'inizio comunque
avevi fatto l'analisi anche tu, Sì. sembrava che potesse veramente portare un cambiamento nella squadra, invece non ha portato grandi cose, ma come Oristano alla fine non si sa se è effettivamente il ruolo, come gioca la squadra o Può vabbè, essere un però. sacco di cose. E fatalità, nessuno ha reso, tra questi anche Fila che vabbè, è arrivato a gennaio per sostituire un Poyampalo, che dopo ne riparleremo di Poyampalo Sì. della sua cessione. Comunque Fila è in difficoltà, si vede tantissimo e non è messo a suo agio, e è dura così parlare di attacco perché nessuno rende alla fine. Sì, È una cosa un po' riparleremo. di squadra. Ne abbiamo già parlato e ne riparleremo, quindi purtroppo è così, bisogna. Esatto. E sì, l'ultimo di cui aveva parlato era Condé. Condé sembra quasi veramente un acquisto per l'anno prossimo, sicuramente non lo vedo, cioè è difficile anche prendere il posto di Nicolò Caviglia, perché di fatto quello è il ruolo che può ricoprire, non è una mezzala, quindi centrale di centrocampo, deve giocare, ha caratteristiche diverse da Nicolò Caviglia, però evidentemente, ma fa bene Di Francesco, gli preferisce ancora Nicolò Caviglia, chiaramente. Sembra quasi veramente un acquisto già per l'anno prossimo e tanti mi sembrano acquisti in quel senso lì, però insomma vedremo, ne riparleremo. Andiamo comunque a commentare, sì, dire la nostra su altri commenti che ci avete lasciato, ad esempio quello di Pietro Zanolini. Un altro inutile pareggio che va stretto a Lecce. L'agonia continua. A questo punto sarebbe opportuno che la dirigenza, Niederauer e Antonelli, cominciassero a fare qualche riflessione. La scelta di un allenatore non compatibile con le caratteristiche della rosa, la cessione improvvisa di Poyampalo, la frettolosa messa in disparte di giocatori come Zampano, tutte decisioni improvvise che ci hanno portati a questo punto. Peccato, perché, vista la scarsa qualità della concorrenza, la salvezza poteva essere un obiettivo raggiungibile. Sì, di Francesco non compatibile con le caratteristiche della rosa se ne è sentito parlare già tante volte. Possiamo dire che da questo punto di vista comunque lui rispetto a altre stagioni in cui era un po' più, diciamo, che si impuntava su certe dinamiche, su certe filosofie di gioco sua, per carità, quindi è legittimato farlo, è il suo modo di giocare. Quest'anno secondo me bisogna riconoscerlo, si è anche molto adattato a quel che aveva, a quel che gli ha dato Antonelli, e quindi da questo punto di vista non riesco neanche troppo a rimproverarlo, perché di fatto non ha potuto fare il suo calcio, il suo gioco solito comunque. Però ecco, questo secondo me è un merito, il fatto che si sia adattato, però anche in questo senso, visto che la società non l'ha accontentato a livello di mercato, cioè se tu prendi Francesco devi comprargli un certo tipo di giocatori con queste determinate caratteristiche, ma se tanto fai una squadra che non gli va bene, ma aveva senso prendere Di Francesco e non andare direttamente su un allenatore da 3-5-2 come hai costretto alla fine a giocare Di Francesco, modulo che penso non avrebbe mai voluto fare, aveva più senso prendere un altro, un simil Vanoni che andava in continuità col progetto precedente, non perché Di Francesco non vada bene, ma perché semplicemente non ti puoi permettere un cambio di rosa, un cambio di caratteristiche generali, una rivoluzione. Sì. Vai in continuità, no? Con un allenatore simile, non è più Vanoni, trovare un altro che giochi un 3-5-2 sì, con la filosofia di calcio simile a Vanoli, poi ognuno ha le sue volontà come allenatore. Sì, anche alla fine Vanoli è stato anche lui uno scouting di Antonelli, non sì, è che hanno preso un allenatore assolutamente così alla ribalta, potevano fare la stessa cosa anche quest'anno cercando di prendere uno simile. Però anche questa secondo me è stata un po' una scommessa di Antonelli prendere Di Francesco e appunto perché è una scommessa poteva sicuramente pensarci meglio, però vabbè, sono un po' argomenti così. Comunque anche Zampano per esempio, che è un giocatore che l'anno scorso comunque era fondamentale per il 3-5-2, quest'anno non gioca neanche ormai. Da quando è arrivato Zerbin basta, cioè non vede più neanche il campo. Questo un po', non lo so, non mi piace molto come scelta, anche perché Zampano non è un cattivo giocatore, anzi. Sì, no, poi un'ultima roba su Di Francesco, cioè paradossalmente la squadra che le avevano costruito l'anno scorso al Frosinone è molto più adatta di lui al suo calcio, al suo gioco. Poi che sia retrocesso anche con quella l'ultima giornata è un altro paio di maniche, però lì vabbè è successo quel che è successo. Comunque di fatto quella era una squadra più simile a quel che voleva, con giocatori con determinate caratteristiche. Quest'anno di fatto non li hai messo neanche a disposizione quella squadra lì,
oltre che giocatori che non gli piacevano tipo Zampano, perché a questo punto, cioè appena arrivato Zerbin tu lo releghi alla panchina senza discussione, vuol dire che non ti è mai piaciuto, no? Però cioè veramente è assurdo scegliere Di Francesco, che sai che ha quella filosofia di gioco, è riconosciuto, cavolo, cioè tutti sanno che ha quella filosofia di gioco in Italia, e, cioè almeno accontentalo, no? Sì, ma alla fine... Quello non l'ho davvero capito, non per dare colpa a Di Francesco in questo senso, ma non capisco proprio la scelta societaria di scegliere lui. Esatto, comunque hai dovuto rifare tutta la squadra, perché alla fine di titolari chi è rimasto? Izes. Sì, ma... Busio, che adesso sta facendo comunque quello che fa. Ma non sì, l'hai cambiata, ma non comunque accontentando esatto. Di Francesco. Cioè, quello che non... mi sembra un cortocircuito incredibile. Un paradosso. Cioè, non so quanta comunicazione ci sia tra allenatore e DS. Questo davvero non lo so, perché non posso saperlo. Però, cioè, ovviamente, se hanno scelto insieme vuol dire che sono anche errori di Francesco. Se hanno scelto i giocatori o perlomeno le caratteristiche. Se gliele ha scelte solo Antonelli, ha detto arrangiati con questi, c'è un problema anche societario nelle scelte dei giocatori. Però lì sì, sono punti domanda, non ho risposte, quindi sì. Magari in futuro sapremo. Queste comunque sono le basi di una costruzione di una squadra e sì. Poi vediamo i risultati, a questo è il punto. Noi parliamo di queste cose perché sono proprio le basi. E poi in campo vedi le cose che non hanno funzionato comunque nel mercato, nel costruire una squadra, nel gioco, e quindi dispiace molto perché probabilmente per colpa di queste incomprensioni, per questa costruzione un po' sbagliata, per questo allenatore che non è proprio adatto alla squadra, purtroppo ci tocca andare in B perché è stato costruito tutto un po' male. Sì, ma a me fa anche, come dire, mi fanno girare il fatto che il livello dell'avversario per me non era neanche così eccezionale, cioè vedendo sì anche un Lecce di ieri comunque tante difficoltà, per carità una partita migliore della nostra, ma comunque hanno tante difficoltà anche loro, un Monza così, un Empoli altrettanto di basso livello, ma lo stesso Verona, che comunque sono squadre che hanno il pregio loro di portare a casa quelle vittorie sporche così ogni tanto, che ti fanno punti, perché fare un punto è un conto, portare a casa un pareggio perché non riesci a segnare magari, un conto è prenderne 3, magari fai anche 2, 3, 4 sconfitte in più di noi, e magari però se porti a casa una vittoria in più di noi, 2, 3 vittorie in più di noi, in classifica sei molto più in alto di noi, perché 3 punti fanno la differenza, 3 punti, 3 punti, 3 punti, e dopo è normale che sei più in basso di loro, al netto di, secondo me, squadre dello stesso livello, non dico peggiori, ma comunque squadre che siamo lì a livello di basso livello, ecco, quindi per quello mi dispiace, perché secondo me quest'anno più di altri anni il livello è proprio basso, là in basso, scusate la ripetizione. Marco Perale ha scritto: valutaggi sbagliati oggi, Yetker preferito a Fila, Yeboah preferito a Ristanio, Carboni preferito a Aps, Busio preferito a Dumbia, tutti negativi. Si è visto cosa vuol dire non avere alternativa a Marcandalli. Prima prova negativa di Candé, Yetker sempre in ritardo, se non era per Rado finiva 2-1. È mancata la qualità e anche la convinzione, Serie B meritata. Beh, andiamo un po' a fare effettivamente, approfittando di quello che ha scritto Marco, su un commento sui singoli. Cioè, allora, partiamo da un Gittier che alla fine, secondo me, come preventivato, ha fatto una prestazione simile, perché non ha fatto bene Gittier, secondo me no, ma non per colpa di Gittier, perché vado a difendere Maric, vado a difendere Fila, non vado a difendere Gittier, ci mancherebbe. Sulla scia delle prestazioni che hanno fatto Fila, che è magari il più in difficoltà di tutti in questo momento, al di là di un Maric infortunato, che però a livello di prestazioni, quando ha giocato Maric mi è sembrato quello un po' più adatto paradossalmente a quello che vuole Di Francesco sulle sponde, da fare da boa, sui lanci lunghi. Ovviamente è il più perfetto perché è il più fisicato, quello con più fisico, più alto. Sì, è l'unico che non è nostro. Esatto. Assurdo. E vabbè, e quindi secondo me Gittier ha fatto alla fine una prestazione simile agli altri due, ma me lo aspettavo, con i lanci lunghi, con un tipo di gioco così per evitare ancora il pressing avversario. Cioè, fai quelle figure lì, vieni servito male per le caratteristiche dell'attaccante, poco gioco in area, poche occasioni per fare gol, ne ha avuto uno e è inciampato, quindi vabbè. Esatto, sono tutti giocatori comunque molto simili, Fila, Maric e Gittier, sì. Simili, non uguali ovviamente.
e Di Francesco gli chiede a tutti di giocare in un determinato modo che non è adatto a come vorrebbero, secondo me, loro giocare, o comunque loro, come abbiamo visto, Gittier l'anno scorso giocava sempre con Poyampalo, non ha mai giocato da solo a fare una punta. Fila Maric non lo so, però da quello che mi sembra anche loro due sembrano due attaccanti che potrebbero fare bene insieme. In realtà l'abbiamo visto con Napoli. Ma al di là di questo poi andiamo a parlare, basta attaccanti, ma adesso sono stanco. Parliamo di Yeboah, sì, guarda, cioè paradossalmente, so che Yeboah viene puntato il dito continuamente, però a me sembra almeno leggermente più vivo di quel che mi pare Oristagno. Cioè almeno si muove di più, poi per carità non è che dà tutta sta roba, però almeno mi sembra un po' più vivo di questo Oristagno, ovviamente, non della prima parte di stagione, ovviamente. Però almeno in queste prestazioni a me qualcosina in più ha lasciato. Però ditemi la vostra se non siete d'accordo. Mia impressione assolutamente personale su Carboni, vabbè, cioè è utile, cioè almeno ieri è stato utile più che altro per i rinvii, i lanci lunghi, perché almeno era comodo per giocare di testa sui quinti, quindi almeno da quel punto di vista lì non si perdeva palla, o comunque era più facile l'uscita. Però al di là di quello, alla fine primo tempo fuori per Aps, che è entrato bene, ma poi anche lui è venuto giù con tutta la squadra, quindi non è colpa di Aps assolutamente, è entrato bene, però si è spento subito dopo il gol, come tutti. Esatto, Busio è riconoscibile ormai, non so, anche Di Francesco ha detto che è un po' in difficoltà, infatti si vede molto. Marcandalli ha giocato, abbiamo detto, sì, quello che ha fatto. È stato molto in balia di Morente in quella fascia lì, veramente in difficoltà, e paradossalmente io ho sentito veramente la mancanza di Cintien ieri. Da essere un non titolare, Cintien veramente a sentire la mancanza, almeno io l'ho avvertita molto. E poi su Candela abbiamo detto, alla fine purtroppo ieri male perché si perde la marcatura di Baschirotto, uno sicuramente difficile da gestire a livello fisico, per carità, però devi fare un po' di più, cioè non puoi lasciarlo così libero di saltare. Non è neanche saltato, mi pare, cioè è saltato poco no, non ha saltato. Non ha saltato, colpo di testa, gol, quindi sì. Devi far meglio. Purtroppo sui difensori sono dettagli, devi fare una partita perfetta per essere elogiato. Purtroppo ieri non lo è stata, come non lo è stata tutta la squadra, per carità. Esatto, tranne Radu forse e Izes, che ha un po' tenuto su tutta la squadra, sì. E hanno provato a mantenere il vantaggio, però vabbè, deve essere un gioco di squadra. Sì, assolutamente, quindi andiamo direttamente a parlare del problema di cui abbiamo già accennato, comunque problemi con la rivali salvezza. Effettivamente abbiamo un grosso problema, perché ormai siamo a fine campionato, la cosa rimane sempre, la costante rimane che con le big facciamo anche bella figura, magari perdiamo, magari pareggiamo come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, ma con le nostre rivali, quando poi dobbiamo arrivare al dunque, la prova del 9, costantemente la andiamo a fallire. Come scrive MC Egez, ho provato a pronunciarlo, a me più di ogni cosa spaventa l'atteggiamento generale. Il Lecce, con tutti i limiti del caso, è entrato in campo aggressivo, una squadra che ci credeva. Noi stiamo sempre là ad aspettare che succeda qualcosa, senza creare niente. Oggi erano 3 punti da rubare dopo l'autogol. Invece non siamo nemmeno riusciti a mantenere la solidità difensiva che abbiamo visto nelle ultime 4-5 partite. Così è tanto duro salvarsi. Andiamo a leggere un altro commento molto simile di Stefano DRS. Non la meritiamo neanche la salvezza, troppo male tutto. Avevamo negli occhi la fotografia delle ultime partite e ci siamo illusi. Se è finita in pareggio è perché il Lecce è imbarazzante tanto quanto noi, con la differenza che ci mettono cuore e grinta e hanno Kristovic. Domanda: perché con le più forti mettiamo in campo buone se non ottime prestazioni e con le scarse giochiamo malissimo? Bella domanda, ma alla fine non c'è una vera e propria risposta. Possiamo dire che ieri, come dicevamo prima, abbiamo perso un po' le nostre certezze difensive che avevamo visto contro squadre più forti, quindi ti aspetti che contro squadre più forti, contro un Lukaku abbiamo retto, contro un Raspadori, contro tutti gli attaccanti dell'Atalanta abbiamo retto, perché non dovremmo reggere contro il Lecce? E invece puntualmente vieni smentito e rimani tramortito, rimani confuso, dici ma allora non ci capisco veramente niente, purtroppo questo è il calcio, in realtà, quindi è così. Sì.
Però rimani sicuramente deluso perché ti aspettavi di più rispetto a quanto visto nell'ultimo periodo, dove hai dovuto affrontare partite molto difficili. Esatto, siamo entrati in campo ieri con molto molli, È quello il molto fattore. stanchi quasi, non so neanche perché, senza Impauriti. quella grinta. Forse sì, impauriti, forse temono queste partite importanti, che sono molto importanti. Serve la cattiveria lì, Esatto, coraggio di e serve affrontarlo. qualcuno che ti possa trasmettere quella cattiveria, vabbè. Lo Noi comunque con le rivali salvezza abbiamo sempre fatto male. E questa è una cosa paradossale perché non me lo spiego, come la domanda che ci hai fatto, non lo so, non so rispondere. Se voi sapete rispondere diteci quello che pensate, come sia possibile che contro squadre così forti facciamo bene con le nostre rivali più alla nostra portata, facciamo così male. Non lo so. Però dico, uno scriveva anche, la Serie B a questo punto è meritata. Cioè, è vero, da questo punto di vista, se tu non fai punti, cioè tu contro le tue rivali per la salvezza, devi vincere, perché è lì che fai la maggior parte dei punti salvezza. Parliamoci chiaro. Non di certo contro le big, certo ti elogio, facciamo i complimenti tutti, ma al massimo la maggior parte delle volte se fai un partitone porti a casa un pareggio. Poi se vinci, bellissimo, festeggiamo, ma di fatto poi i punti veri, i 3 punti, li devi portare a casa contro le tue rivali per il tuo stesso obiettivo, per non retrocedere. E quest'anno, al di là appunto di sto Cagliari, Genoa e l'Udinese, che non possiamo neanche considerare una squadra in lotta per non retrocedere, non li hai fatti, perché un pareggio non basta. Tante volte le hai proprio perse. A quel punto lì concordo con chi dice, se alla fine non le abbiamo mai vinte questo tipo di partite, non abbiamo portato quasi mai a casa i 3 punti, quasi sempre i 3 punti, alla fine te lo meriti, e sono d'accordissimo, perché purtroppo a sta domanda sul perché ovviamente non c'è risposta. Possiamo chiederlo a voi, ma so che sarà più o meno questo il tenore, non c'è una vera e propria risposta. Non so, forse un approccio mentale diverso, entri in campo più spensierato, non ho veramente idea, probabilmente è quello. Entri, come dire, già per vinto quasi, ma comunque te la giochi, quindi invece in partite come quella contro il Lecce entri con una concentrazione, con una quasi paura a questo punto. Forse più sei concentrato, più hai paura, non ho veramente idea. La Non c'è una pressione risposta. di doverla vincere magari. Questa comunque rappresenta anche la maturità di una squadra. Se una squadra è matura riesce a vincere queste partite, se è stata costruita bene riesce a vincerle. Poi sicuramente è rispetto a quella domanda lì, magari neanche la Di Francesco sa come rispondere a quella domanda, neanche lui ha la risposta. Provate a dirlo voi qua sotto nei commenti e magari vi diamo anche ragione, vediamo, però noi non possiamo dare una risposta, non ce l'abbiamo. Ultimo argomento che purtroppo è ritornato, perché comunque di fronte alle prestazioni di Poyampalo al Palermo sta tornando, ieri tripletta, come scrive 7 Ode, se restava Poyampalo come minimo avremmo 4-5 punti in più. I suoi 6 gol dell'andata sono stati tutti pesanti, senza contare il fatto che, mettendo paura alle difese che dovevano attenzionarlo, gli altri giocatori ne beneficiavano in termini di spazi anche quando non era in giornata. Ora le difese avversarie sanno che non devono temere quasi nulla. L'unica speranza è il vecchio Whittaker, l'unico che vede la porta. Segni qualche gol pesante, se no è finita. Non puoi pensare di restare in Serie A con un attacco che farebbe fatica in Serie C. Speriamo di finire il campionato in maniera dignitosa e di lottare il più lungo possibile. Ma una squadra con un attacco simile non la salverebbe nemmeno il Padre Eterno in panchina. Sì, molto tranchant. Sicuramente, ecco, un Poyampalo che si sta segnando a Palermo in questo periodo non aiuta. Ieri ha fatto il tripletta contro il Sassuolo. Ecco, sicuramente non aiuta, visto il problema in attacco che abbiamo gigantesco. E riconosco che sicuramente Poyampalo a livello tecnico è più forte sia di Fila che di Maric che di Whittaker, quindi quello non lo metto in dubbio, ma vi chiedo, da noi nella prima parte di campionato ha reso come aveva reso negli scorsi 2 anni, come stava facendo con Vanoli? Aveva reso così? No, perché di fatto 6 gol, 3 mi pare sono su rigore, da quanto mi ricordo a memoria, 3 su rigore, per carità, 3 gol va benissimo, comunque sì, non era più lui, cioè, ma anche i gol non erano i suoi gol soliti, cioè erano gol che venivano da cose fortuite, da rigori, appunto, non i gol che ha fatto per esempio ieri al Sassuolo, che sono i suoi gol.
Da bomber vero, esatto, da area di da rigore. area, perché lui quando giocava al Venezia, quella volta ormai, non giocava neanche in area praticamente col gioco di Di Francesco, infatti non era per niente compatibile col gioco di Di Francesco, secondo me non avrebbe neanche portato altri gol adesso, non i suoi gol almeno, forse altri gol perché comunque è più forte di fila Gyökeres e Maric. Sì. Però non avrebbe fatto così bene come sta facendo in Serie B adesso, sicuro, quello sicuro. Ma infatti, ma perché proprio c'è ma ne avevo parlato in quel video famoso in cui appunto avevo detto il perché secondo me è stato ceduto e davo molte colpe anche a questa incompatibilità con Di Francesco, col modo di giocare di Di Francesco. E sicuramente poi anche c'è anche un fatto che come seconda punta ha avuto sempre Oristagno e non si sono mai tanto trovati. Fatalità adesso che Oristagno praticamente è quasi relegato in panchina, è quasi un panchinaro, sta diventando, poi non so se adesso tornerà magicamente titolare. Comunque ci sono diversi fattori sul perché non ha reso in Serie A, poi sicuramente c'è l'aumento del livello, quindi quello non è da escludere sicuramente, però secondo me, rimanendo sempre al discorso di prima sul chi allenatore scegliere, no? A inizio campionato, se rimaneva un allenatore alla simile Vanoli o almeno con quella filosofia di gioco, con quel modulo di gioco, per me poteva rendere molto di più e per me non sarebbe mai successo neanche quello che è successo a gennaio, perché comunque il ragazzo era attaccatissimo a tutto, alla città e a tutto, al calore dei tifosi. Quindi io sono molto di questo parere qua. Per me c'entra molto il fattore, non c'entrano solo i soldi, perché vedevo un ragazzo che forse poteva andare anche oltre questo fattore qui. Era un ragazzo serio e che si sentiva a casa qua. Ma per me veramente c'entra molto il discorso allenatore e come si è trovato in questa prima parte di stagione, ossia male. Infatti nelle ultime partite prima della partenza per me era un fantasma in campo, come lo sono adesso le tre punte che giocano alternativamente, esatto, titolari in quest'ultimo periodo. Per me fanno tutte lo stesso tipo di prestazione, sì, riconoscendo sempre che Poyampalo è il più forte senza dubbio di questi qua. esatto, aveva senso Però dar via Poyampalo per dover prendere altri molto simili a Poyampalo e far fare le stesse cose, che comunque questi sono anche più scarsi di Poyampalo, e dover ancora subire il problema dell'attacco. A sto punto ti tenevi Poyampalo e basta, cioè se devi prendere un altro giocatore molto simile a lui e non soddisfare magari le voglie di Di Francesco, prendendo un attaccante che non adatto è a Di neanche Francesco, soddisfatto, cioè pazzesco, perché lui pazzesco. comunque Di Francesco deve comunque adattarsi a questi giocatori, non lo fa perché non mette due punte in campo, quello non riesce a fare quello step in più e quindi gli tocca portare avanti le sue idee, ma lo fa giustamente perché lui porta il suo modo di giocare, a lui piace in questo modo e cerca di farlo, quindi non ha colpe di Francesco assolutamente. Secondo me le colpe sono tutte della società, di come è stato costruito tutto quanto e tutto. Sì, no, sono d'accordo. Cioè, il problema in attacco l'abbiamo ribadito 660.000 volte. Siamo stanchi noi di ribadirlo e voi di sentirlo probabilmente, perché veramente in ogni video lo diciamo. Però io veramente ribadisco anche qua, per compensare un po' questo problema in attacco, io giocherei a due punte vere di ruolo, per compensare questa difficoltà tecnica che hanno proprio le nostre punte. E sacrificando anche Yeboah o Ristagno li metterei in panchina, poi possono entrare in partita in corso se vuoi dare una scossa, vuoi dare un cambio tattico diverso, o puoi anche provare, però questo sul fattore equilibrio ammetto che ci potrebbero essere dei problemi, a metterli come trequartista, uno dei due, che sia Ristagno o Yeboah, lo metti come trequartista con le due punte, e quel punto lì secondo me offensivamente puoi fare qualcosa in più, sicuramente, però dal punto di vista dell'equilibrio non so se a livello difensivo effettivamente lì c'è il rischio che qualcosa vai a perdere. Comunque è solo un'idea, è un modo per provare a risolvere il problema in attacco, però non vorrei poi fare casini a livello difensivo. Comunque io a livello di punte preferirei le due punte, anche solo con un 3-5-2. Secondo me adesso è tempo di provare cose nuove, perché evidentemente qualcosa non funziona a livello offensivo, però non so se fino alla fine ormai vuoi giocare così, proviamo a giocare così, però per compensare un po' questa mancanza di qualità tecnica davanti qualcosa proverei, perché tanto
giocando come stiamo giocando non è che migliori le cose. Hai avuto tante prove del fatto che così non va. Grazie per averci seguito fino a qua, chi è arrivato fino a qua, grandissimo, grandissima, dipende, quindi grazie veramente. Vi ricordiamo sempre di iscrivervi, di lasciare un like, di commentare dicendo la vostra dopo tutto questo marasma di cose che abbiamo detto. Chi vuole può abbonarsi per aiutarci economicamente, chi non può basta anche solo un like, anche quello ci aiuta davvero tanto. Attivate la campanella così non vi perdete i video che faremo uscire e come sempre è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.